Nelle terre di Hellas, dove la tecnologia aliena ha trasformato i nostri eserciti e le nostre armi, mutato le forme e portato la gloria. I nuovi dei ricompensano i più devoti e valorosi. Ci affronteremo per la supremazia, che sia nella conquista, nella gloria della caccia o nella preghiera. Infine, ci sarà un unico Signore. Che i sacerdoti comincino a pregare alle statue degli dei, mentre ogni eroe esplora e manda ordini agli opliti di muovere verso altre regioni. Fino a quando gli dei non saranno appagati, avremo solo un'occasione per plasmare il destino. Elena può erigere un tempio, Achille fa marciare l'esercito, mentre Eracle decide di affrontare una delle terribili creature erranti. Una prima sconfitta, ma il mostro è ferito. Affrontiamo imprese e ci riprendiamo un po' di gloria. Gli eserciti crescono, si affrontano e cadono. Le creature si muovono, attaccano e distruggono. Un nuovo evento che può cambiare le condizioni. Ci si prepara per nuove battaglie, si curano le ferite. E viene l'ora di innalzare il monumento. Un continuo evolversi di battaglie, di lotte con mostri terrificanti e momenti di profonda devozione. Nelle terre di Hellas, a controllare il potere sarà solamente uno, colui che per primo avrà soddisfatto gli dei, con il sangue, con il coraggio e con il cuore. Aspettiamo di conoscere il suo nome. L'antica Grecia in una visione distopica dove la tecnologia aliena ha contaminato gli elementi e trasformato Hellas in una terra di conflitti. Da 2 a 4 giocatori una sfida strategica complessa ed appagante. In Lords of Hellas troviamo ben 4 modalità diverse per vincere. Questo è il punto di forza del gioco, che, seppure una prima partita possa portare la vittoria inaspettata di un giocatore, si imparerà presto a controllare bene le strategie degli avversari e a celare le proprie, prima di compiere le azioni finali. La conquista dei territori, la costruzione dei templi, l'uccisione delle creature mitologiche ed infine il completamento di uno dei monumenti dedicati agli dei. Questi gli obiettivi principali che risultano estremamente diversi tra loro e che possono essere affrontati quasi parallelamente in attesa di decidere, anche in base alle mosse avversarie, quale strada percorrere per vincere. L'aspetto strategico è quindi solo una parte del gioco. È necessario adattarsi alle conseguenze degli eventi ed approfittare, quando possibile, dei conflitti tra gli avversari. Le regole del gioco non sono molte in confronto a prodotti simili, ma le differenti strategie vanno comprese con attenzione, per non rischiare di farsi prendere in contropiede e perdere per distrazione. I movimenti sono limitati, gli eroi sono più liberi ma vanno gestiti bene, l'uso dei sacerdoti è fondamentale e, considerando che le azioni speciali si bloccano fino a che ad un monumento non verrà aggiunta una parte, ci si trova a dover gestire con estrema attenzione le proprie azioni e pianificare il più possibile a lungo termine. Padroneggiare le regole è quindi fondamentale per leggere ed interpretare la partita, che potrà essere affrontata sempre in modo diverso. Gli eroi hanno un'abilità specifica peculiare in fase di preparazione e una per tutta la durata del gioco.
Anche la capacità di sfruttare bene queste differenze e quindi adattarne le strategie può cambiare le sorti della partita. In Lords of Hellas ci si avvicina alla vittoria insieme. A meno che non si conosca poco il gioco o si perda di vista il proprio obiettivo, difficilmente ci si troverà troppo distanti rispetto agli avversari. Il gioco è comunque generalmente complesso e non è affrontabile da giocatori alle prime armi. I numerosi elementi, gli opliti, i sacerdoti, i mostri e i monumenti costituiscono un immaginario tangibile e iconograficamente appagante. La componentistica in generale, le miniature ed il grande tabellone rendono il tavolo da gioco ricco ed immersivo. Ci si calerà facilmente nei panni degli eroi leggendari che si rappresentano, facendosi coinvolgere dai conflitti e dalle sfide. Lords of Hellas non racconta una storia, ne racconta molte, tutte diverse e capaci di dare soddisfazione a chi deciderà di viverle. Grazie per avermi seguito. A presto!